Live. Adesso cerco di mandare la diretta anche su Instagram. Se ci riesco. Siamo in diretta anche su Instagram. Trasmetti la diretta. And live. Allora, buonasera a tutti. Vi annuncio che dai monitor che io ho del potere dell'hosting vedo che c'è almeno 1000 persone che ci stanno seguendo, fra l'altro da tutto il mondo, perché ho chiamato la Rai e ho chiesto se la diretta mi poteva fare le traduzioni in simultanea. Bene, come state ragazzi? Bene, grazie. Benissimo. Allora vi presento gli amici di stasera che fanno la diretta con me, anche se uno di loro già lo conoscete. Ma partiamo dall'inizio. Noi oggi qua faremo, diciamo, un webinar gratuito in cui parleremo di moda e intelligenza artificiale, shooting e video per brand di moda. Quindi come creare contenuti di alta qualità con gli strumenti giusti di cui poi i miei ospiti vi parleranno. Io, come sempre, sono Dennis Sauer, per gli amici Denno, AI Driven Sales and Marketing Specialist, e per il, diciamo, i più sono un agente di commercio per il settore del tessile e abbigliamento. Sono particolarmente contento, devo dire, stasera di ospitare di nuovo il nostro Valerio Treviso. Buonasera Valerio, perché Ciao, ho già avuto, no, di modo di fare due chiacchiere con te su una sorta di webinar chiacchierata su come l'intelligenza artificiale sta trasformando per sempre il designer creativo. In quell'occasione abbiamo parlato di varie cose, di come l'intelligenza artificiale stia rivoluzionando la creatività nel settore moda. Ma quella conversazione, diciamo, è il passato. Oggi facciamo un passo in più. Vedremo infatti come si crea un flusso di lavoro completo per generare queste foto e video di alta qualità, utilizzando strumenti di intelligenza artificiale. E per questo abbiamo chiesto anche a Janet Pittaressi, come si dice? Pitarresi, che è Social Media Strategy e Content Creator. Valerio lo conoscete, è Art Director e AI Mentor and Consultant, che ormai appunto è di casa. Ma darei un attimo, innanzitutto vi volevo ringraziare di aver aderito a questa proposta e vorrei dare subito la parola a Valerio, che un po' è di casa e un po' farà oggi una sorta di cicerone facendoci attraversare insieme gli argomenti di oggi. Per cui prego Valerio, dici tutto. Ciao Dennis, ciao Janet, grazie di avermi invitato di nuovo qui sul tuo canale, sui tuoi canali. E come hai anticipato tu, la scorsa volta abbiamo fatto un overview, cioè abbiamo un po' visto a volo d'angelo quelle le opportunità che dà l'intelligenza artificiale generativa nel campo della creatività. Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa però possono essere applicati a ogni settore, e in particolare il settore del fashion e del design è uno di quelli più coinvolto in questa grande rivoluzione. Una delle maggiori opportunità che dà che dà l'intelligenza artificiale generativa è quello di creare dei flussi di lavoro per shooting e video shooting di prodotti che possono essere sia realizzati all'interno di studio o all'interno di ambientazioni. Chiaramente tutto questo non prescinde dal dover comunque possedere del materiale fotografico, soprattutto perché io parlerò della parte fotografica, poi Janet parlerà della parte video, del materiale fotografico di partenza, anche se qui c'è una diversa opportunità che non esploreremo oggi, ma ce la lasciamo come porta aperta per il futuro. E diciamo che oggi partiamo abbiamo un punto di partenza che è: possediamo le immagini dei nostri prodotti. Per prodotti oggi prendiamo in considerazione abbigliamento. Noi possediamo, mettiamo nel caso siamo nell'eventualità, possediamo delle fotografie non necessariamente di
eccelsa risoluzione, cioè possono essere anche degli scatti fotografici effettuati con dei buoni telefoni, dato che oggi gli smartphone hanno delle ottime fotocamere, e però siamo un brand che appunto possiede questi scatti, anche prototipi possono essere, cioè non parliamo necessariamente di prodotti già in commercio, e vorremmo realizzare con questi scatti, con queste immagini, dei video, dei photoshooting, e quindi avremmo bisogno di location, di un fotografo, di allestire un set, eccetera, eccetera, eccetera. L'intelligenza artificiale generativa ci viene in soccorso e ci dà la possibilità di realizzare questo materiale in casa nostra utilizzando dei tool. Allora io adesso vi farò vedere il risultato, cioè questo webinar non è un webinar tecnico, cioè io non vi spiegherò come si fa, io vi faccio vedere che si può fare. Poi sul come si fa, questo chiaramente è un processo lungo che richiede anche delle conoscenze tecniche di un certo livello, per cui non basterebbe comunque uno spazio di un'ora per illustrarlo, diventerebbe anche noioso, perché chi sta guardando è interessato soltanto a capire le potenzialità, perché magari è un piccolo imprenditore e quindi vuole solo capire le potenzialità degli strumenti, non ha la necessità di conoscere poi l'aspetto tecnico. Per cui vi farò soltanto vedere cosa è possibile realizzare oggi, al giorno d'oggi, con l'intelligenza artificiale generativa. Vi dico subito che rispetto allo scorso webinar che abbiamo fatto e rispetto al punto di partenza di un paio di anni fa, abbiamo fatto no passi da gigante, ma enormi, cose impensabili, cioè l'evoluzione di queste tecnologie, di questi applicativi è velocissima e come mai prima è stato per tutti i settori, nel mio poi in particolare, e la qualità di questi tool, se io ripenso alla nostra chiacchierata di poco tempo fa, già abbiamo fatto dei passi da gigante, cioè tool che ho nominato la scorsa volta già si sono evoluti, sono stati implementati facendo dei passi da gigante mostruosi. Allora io adesso ti chiedo per cortesia di attivarmi la condivisione dello schermo. Ok, ti ringrazio. Allora, partiamo. Io ho preso in considerazione un brand. Allora, tutti i brand che io farò vedere non sono affiliati, non è solo a scopo didattico, quindi non c'è nessuna partnership, non parlo a nome dei brand, è soltanto a scopo didattico esplicativo, quindi non c'è nessuna partnership in corso con questi brand. Ho cercato dei brand che fossero abbastanza noti e nello stesso tempo che non avessero già dei prodotti indossati da modelli, altrimenti diventava ridondante la cosa. Quindi ho preso in considerazione Durazzi Milano, che è un brand italiano che si posiziona bene nel panorama del fashion design italiano, e ho preso alcuni prodotti. In particolare ho creato degli abbinamenti tra prodotti, cioè l'eventualità che ho preso in considerazione è questa. Io possiedo un capo, come ad esempio questo bomber in pelle, di cui ho le varie visuali, quindi frontale, laterale e posteriore, e vorrei che questo capo fosse indossato da un modello. Però non vorrei soltanto vedere addosso a questo modello questo capo, ma ne vorrei vedere uno abbinato. Io ad esempio ho abbinato una gonna a questo modello, e quindi sempre il modello che ha le vari punti di vista, frontali, laterali e posteriore. Come ho detto all'inizio, dobbiamo avere un minimo, queste già sono foto di alta qualità, però insomma che abbia già un prodotto di cui abbiamo già degli scatti anche fatti con un buono smartphone. E allora l'ho portato dentro al tool che dopo vi mostrerò per farvi vedere di che cosa parliamo. Ho portato questa combinazione, la combinazione della giacca e della gonna, e portando dentro a questo tool semplicemente questo montaggio che io ho fatto con Photoshop, ma si può fare tranquillamente con Canva, che è un tool gratuito, ho ottenuto questo risultato. Cioè io sono stato in grado di dire al tool di fare indossare all'interno di uno studio fotografico con determinate caratteristiche una modella che avesse la pelle di un certo colore, i capelli di un certo colore, i capelli di una certa lunghezza, che indossasse dei mocassini, eccetera, eccetera, per farglielo indossare. Ma ho fatto una seconda prova, ho detto adesso questa modella cambiamo delle caratteristiche e facciamo che questa modella diventa una modella con i capelli rossi lunghi, con una posa del corpo leggermente diversa, e lasciamo invariate le altre variabili. Terza prova, la modella diventa asiatica e bionda, indossa gli stessi capi, mantiene la coerenza del capo, ma cambia completamente la fisionomia.
Quindi qui già capiamo in quale situazione siamo. Noi abbiamo due capi, anche due o più capi, li abbiniamo in un unico outfit e li possiamo fare indossare a qualsiasi tipo di modello o modella. Allora facciamo un altro esempio. Prendiamo in questo caso, sempre di Durazzi, un giubbotto da biker, di cui possediamo anche qua le varie viste. Prendiamo il pantalone da biker abbinato, quindi frontale, posteriore e laterale, e facciamo lo stesso tipo di intervento. Lo andiamo a montare su una modella e il risultato è questo. Noi prendiamo l'outfit, lo elaboriamo con il tool e lo montiamo e lo facciamo indossare a una modella. Io in questo caso ho dato dei riferimenti etnici generici, si può dare qualsiasi tipo di riferimento. È chiaro che ho cercato di fare qualcosa che fosse visualmente di impatto per dare il senso di che cosa si possa fare. Ancora, scusate, io faccio dentro fuori perché faccio vedere anche da dove nasce, no? Qual è l'origine del dato. Qui invece cambiamo brand, passiamo a Chiara Boni. Nel sito di Chiara Boni abbiamo effettivamente l'abito indossato dalla modella, però abbiamo anche l'abito non indossato. E allora questo abito noi lo potremmo inserire non solo su una modella diversa, ma anche in un contesto diverso. Perché? Perché io fino ad ora ho mostrato l'abito all'interno di uno studio fotografico. Nelle immagini precedenti lo abbiamo visto sempre indossato in uno studio fotografico. E se io invece volessi mostrare questo abito non solo su una modella diversa da quella che lo indossa, ma anche in un contesto ambientale diverso, si può fare. Io prendo, scusate, ho saltato una slide, eccola qua. Io posso far indossare questo modello di vestito a una modella, in questo caso bionda e asiatica, metterlo in un contesto completamente diverso dallo studio, una piscina hollywoodiana con le palme, e abbinarci una pantera nera. Perché la pantera nera? Perché questo tool ci dà la possibilità di creare delle ambientazioni totalmente fuori dal comune. Sarebbe molto difficile portare una pantera nera su un set fotografico e farla stare buona per farla posare con una modella. Questi tool ci consentono anche questo. Possiamo abbinare degli elementi assolutamente fuori dal comune a un contesto di tipo professionale fotografico. Ho spoilerato il capo successivo, che era una tuta sempre di Chiara Boni. In questo caso, anche in questo caso abbiamo la modella che la indossa, ma abbiamo anche il capo non indossato, quindi possiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto con gli altri capi. Per cui facciamo indossare questo modello a una modella asiatica bionda all'interno di un contesto luxury, perché noi possiamo poi anche andare a studiare il brand, quindi capire questo brand dove si posiziona, come si posiziona, e quindi all'interno di un brand luxury, e cambiare anche pose, per cui possiamo dire alla a cercare la modella con coerenza grafica in altre pose, di spalle ravvicinata, di 3/4 di spalle. Abbiamo la possibilità di ruotare il soggetto a 360 gradi, mantenendo la coerenza dell'ambientazione e la coerenza del personaggio. Per ultimo ho fatto un esempio, purtroppo qui online non c'è più il capo, al momento è fuori stock, con Brunello Cucinelli. Ho preso un suo abito, un suo che è quello indossato dal modello di carnagione caucasica, e l'ho fatto indossare a un modello completamente diverso, cioè a un modello orientale con i capelli lunghi e rossignoli. E come vedete il capo mantiene la coerenza in maniera praticamente impeccabile. Noi quindi riusciamo a portare un modello o dalla semplice foto del capo al modello, all'ambientazione, oppure a cambiare quello che è il modello. Come l'ho fatto? Allora, esiste uno strumento che si chiama Chimera, che è quello che vedete in questo momento. Ora non vi illustro il tool perché è un tool, diciamo, anche complesso da utilizzare, che però ci consente di fare il lavoro che voi avete visto, cioè ci consente di creare una serie infinita di capi, di poterli abbinare e di poter generare attraverso prompting testuale, quindi bisogna scrivere il prompt, la modella, il tipo di modello che noi vogliamo in tutte le sue caratteristiche e lo sfondo. Quindi noi possiamo gestire autonomamente il modello e lo sfondo e gli possiamo fare indossare uno o più capi e addirittura possiamo mettere più modelli nello stesso contesto. Questo è un esempio che non ho fatto perché ho visto che normalmente i brand preferiscono inserire un solo modello per ogni capo, però questo tool ci dà la possibilità di fare questo. E qui ritroviamo nel feed tutte le immagini che vi ho fatto vedere, a partire dall'immagine originale che genera il tool, che come vedete dall'anteprima è molto diversa da quella finale.
Ad esempio, nel caso di Cucinelli, io ho generato un'immagine iniziale, che è questa, generata dal tool, però poi alla fine, una volta lavorato tecnicamente il prodotto, si ottiene questo. E andando a comparare con il prodotto originale, possiamo vedere che la coerenza che mantiene è praticamente perfetta. E ripeto, vedere questo tool nel dettaglio significherebbe andare a fare un webinar tecnico, per cui non è questo ciò che ci interessa fare, però questo tool ci permette di fare questo, cioè di creare un photoshooting da zero, avendo praticamente soltanto, l'abbiamo visto nel primo esempio, avendo soltanto il montaggio del capo su sfondo bianco, e poi di fare alla modella. E la coerenza del prodotto rimane praticamente pressoché invariata. Queste foto poi possono essere utilizzate sia per un e-commerce, perché ci dà la possibilità di avere una risoluzione tale che possa essere utilizzata negli e-commerce, e anche utilizzando gli upscaler, cioè dei software che migliorano l'immagine che sono presenti all'interno del tool, di poterli esportare ed utilizzare anche a scopo stampa. Quindi che vuol dire che noi questi strumenti li possiamo utilizzare sia per il web, quindi per tutto quello che riguarda l'e-commerce o i social, oppure li possiamo utilizzare all'interno di un contesto di cataloghi editoriali. Possiamo cambiare, come ho detto prima, le ambientazioni, possiamo cambiare il tipo di modello, li possiamo adattare a qualsiasi tipo di contesto. Il vantaggio enorme che ci danno questi strumenti è questo, cioè la possibilità di far indossare il nostro capo, di cui possediamo praticamente soltanto la foto, come ho fatto vedere fin dall'inizio. Questo capo possediamo soltanto le foto dalle varie angolazioni, noi possediamo soltanto queste foto, magari anche del singolo prodotto che poi assembliamo in un montaggio, e le possiamo fare indossare a qualsiasi modello, di qualsiasi età, di qualsiasi etnia, con qualsiasi caratteristica, con qualsiasi accessorio, in qualsiasi contesto, anche inserendo degli elementi, come vi ho fatto vedere prima, la pantera nera, che sarebbe impensabile dal punto di vista pratico. Questo cosa significa? Significa soprattutto per i piccoli e medi brand, avere la possibilità di generare materiale con relativamente contenuti in tempi relativamente brevi e poter avere scelta pressoché infinita su quello che sono la reale realizzazione del progetto. Conto una selezione dei modelli, delle location, eccetera, eccetera. Un conto invece è poterlo fare attraverso un tool di intelligenza artificiale o uno o più tool di intelligenza artificiale che ci consentono sostanzialmente di avere a disposizione tutti i modelli del mondo, tutte le ambientazioni del mondo, tutte le strumentazioni del mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo tool ha tra le altre stare il tipo di macchine fotografiche, il tipo di focali, però ripeto, non è un webinar tecnico, non mi voglio addentrare troppo nei dettagli tecnici per non diventare noioso e ridondante. Questa è la grandissima possibilità che ci offre l'intelligenza artificiale generativa. Potremmo stare ancora uno step prima, ma non è quello che vedremo oggi, cioè, ma se io possiedo soltanto il disegno del mio capo, non ho neanche il capo realizzato, ma ho il tessuto, quindi io possiedo il disegno, lo sketch, il disegno, e possiedo il tessuto, cioè so che quel disegno di quella giacca va realizzato in pelle rossa e ho il materiale, cioè so il materiale con cui va realizzato. Posso arrivare a questo risultato? La risposta è sì, ma bisogna fare un passo indietro e utilizzare uno e più altri tool che fanno questo tipo di cose. E questo, diciamo, è un plot twist, è un'anteprima di quello che vedremo in un altro webinar. Allora, io per il momento mi fermo qui e passo la parola a Janet, perché da qui poi, da queste immagini, si passa al video shooting, cioè si passa alla parte video. Una volta che ho delle immagini di qualità, ho la possibilità di avere una foto di un modello in un'ambientazione, la voglio animare. Come faccio? Passo la parola a Janet. Ciao Valerio, grazie, bellissima presentazione, anzi veramente faccio wow, io che comunque prendo un sacco di foto e in questi mesi soprattutto dove queste piattaforme ci consentono veramente di sbizzarrirci con la fantasia, quindi provo ad animare
mi rendo conto che la parte fotografica sta comunque alla base, diciamo, per poter generare anche degli ottimi video. Io la prendo un pochino alla larga perché sono anche una social media strategist e quindi diciamo, vorrei far capire, far comprendere anche un pochino l'importanza che dobbiamo dare al formato dei video. Se posso presentare Valerio, forse stai presentando te? No, No, però no, non l'ho fa tolto. presentare. Poi, ora, adesso devi aggiungere, brava. Ok. Quindi dicevo, la prendo un pochino alla larga e vi riporto intanto alcuni dati per quanto riguarda il social media marketing, proprio perché i video poi, diciamo, una delle piattaforme che andranno, diciamo, a finire questi video sono soprattutto i social media, oltre che ovviamente, come diceva Valerio, il catalogo, eccetera. Questo perché, diciamo, all'interno di Instagram, io ho preso Instagram come punto di riferimento perché è uno dei social che si presta benissimo, diciamo, per il settore moda, proprio perché il settore moda è molto visivo, cioè i capi d'abbigliamento devono essere visti, quindi Instagram si presta tantissimo in questo campo attraverso le foto, Janet, vari scusa, posizionamenti. ma tu di fatto adesso stai in qualche modo dicendoci quali sono i trend sui social per la creazione di video e quant'altro, giusto? Che vedo che parli di Instagram. Vi sto facendo, cioè sto parlando il panorama, diciamo, dei social in questo caso e soprattutto del formato video, ok? Ok, ok. Quindi dicevo, questi video poi una volta generati dove vengono pubblicati? Vengono pubblicati all'interno dei social media che sono il canale dove sostanzialmente poi vanno a finire questi contenuti e che ovviamente capire anche, diciamo, i dati che ci stanno dietro consentono anche ai brand, soprattutto in questo settore, di poter mostrare i propri capi d'abbigliamento. Io dicevo, ho preso Instagram proprio perché è uno dei social per eccellenza che ci dice che nel 2024 ci stanno 30 milioni di utenti in Italia, parlo, ora non ho preso i dati nel mondo, ma questi ovviamente sono tantissimo, e il 70% degli intervistati, sono dei dati che ho preso da Shopify, utilizza Instagram per scoprire nuovi prodotti o nuovi servizi, quindi da qui capiamo l'importanza di investire in contenuti coinvolgenti proprio perché il contenuto coinvolgente in questo caso viene spesso mostrato con il formato del Reels, quindi del video, anche perché gli algoritmi spingono, diciamo, i Reels che hanno un tempo medio di visualizzazione abbastanza alto. Quindi questo che cosa significa? Significa che i Reels, ora io parlo di Instagram, però insomma anche i video su TikTok, su Facebook, sono un canale prioritario secondo me per mostrare i capi d'abbigliamento e anche per, diciamo, mostrare la notorietà di un marchio che vuole conoscersi, non vuole farsi conoscere. Sono le sfide in questo senso. Intanto che siamo immersi in una guerra per l'attenzione e quindi, diciamo, il tempo medio di attenzione varia dai 2 ai 4 secondi. Noi social media manager infatti ci danniamo per cercare di creare il contenuto che appunto catturi questa attenzione e quindi io vedo i contenuti generati dall'intelligenza artificiale una possibilità enorme per i brand, diciamo, di creare questi contenuti che siano non solo che mantengano l'attenzione, ma che siano anche memorabili. Cioè l'intelligenza artificiale ci consente, come diceva Valerio prima, anche di creare ambientazioni che in qualche modo come dire, colpiscano l'utente, sbloccano, non fanno scrollare lo schermo e ci posizionano, diciamo, verso quel contenuto. Quindi oggi diventa eh, veramente importante in una guerra dell'attenzione dove ci sono tanti brand che comunque investono in questi canali social per mostrare i propri prodotti, utilizzare l'intelligenza artificiale per creare queste ambientazioni o questi contenuti che comunque generano e fanno scrollare, diciamo, il feed, in questo caso di Instagram. Io ho testato un formato, una campagna pubblicitaria per un altro settore perché i trend ci dicono che i contenuti, intanto che le aziende di qualunque settore investano in strumenti di intelligenza artificiale proprio perché reputano che il
l'intelligenza artificiale insomma, supporti la creazione di contenuti molto coinvolgenti. E io ho testato il tempo di visualizzazione medio rapportato a un contenuto che sostanzialmente rappresentava un contenuto realistico, e il contenuto che avevo fatto io con un video aveva una durata di 30 secondi. Non so se si vede qui, se lo riuscite a vedere. Aspetta. Il tempo di visualizzazione media, qui non so se lo riuscite a vedere dove c'è, è di 30 secondi per un video che dura più o meno di 30 secondi, proprio perché ho utilizzato l'intelligenza artificiale per creare un'ambientazione molto spettacolare rispetto ai 9 secondi di un altro video di 30 secondi che è fatto invece nella classica maniera. Quindi diventa estremamente importante nel settore moda, soprattutto perché intanto il vestito va indossato per esprimere il suo valore, e quindi il fatto di poter generare tante diverse modelle per i propri vestiti diventa determinante. Quindi questa è una possibilità importante da non sottovalutare. L'intelligenza artificiale poi cambierà inevitabilmente il settore della moda, proprio perché molte aziende iniziano ad investire, a capirne l'importanza. Quindi piaccia o non piaccia, ci sono tanti scetticismi in merito, però piaccia o non piaccia, la tecnologia, come tutte le innovazioni, vanno comunque prese di petto. Quindi insomma lasciarle lì perché avere paura e non utilizzare, non comprendere come poterlo utilizzare, comporterebbe, secondo me, uno svantaggio per chi non si approccia ad utilizzare questi strumenti, anche perché la competizione continuerà a crescere. Quindi ci saranno quelle aziende che, secondo me, capiranno l'importanza, già iniziano ad utilizzarle e quindi creeranno un vantaggio competitivo proprio perché i propri prodotti vengono mostrati in maniera coinvolgente, e quelli che rimarranno indietro e quindi poi per recuperare dovranno necessariamente darsi parecchio da fare. C'è anche un'altra sfida, secondo me, che per vincere questa battaglia, come dicevo, questa guerra verso l'attenzione, non è soltanto creare il contenuto che blocchi l'attenzione o comunque non consenta di scrollare, ma anche che renda memorabile il brand, cioè nel senso che venga ricordato proprio nel tempo. Questa è una delle grandissime sfide anche per i contenuti tradizionali. Secondo me, di nuovo, l'intelligenza artificiale consente di creare questi video, qualunque ambientazione, qualunque, diciamo, cosa venga in mente, che sia ovviamente rapportato ai valori, all'essenza di un brand, che ci consente di rimanere in qualche modo memorabili. Sta andando troppo veloce? No. Ti seguiamo bene. Ah già, tu non ci vedi quando presenti. Ti stavo facendo no con la No? testa. No, nel senso. Anch'io. Quindi, ricapitolando un pochino, quali sono i vantaggi per un'azienda del settore moda che si vuole approcciare all'intelligenza artificiale? Intanto, come accennavo prima, la creazione di modelli su misura per il brand. Come vedete qui ho realizzato alcune modelle in varie pose, e questo quindi ci consente di visualizzare proprio il prodotto, in questo caso l'abito, su una modella, quindi il contenuto visivo è essenziale, come dicevo. Poi ci consente anche di testare, ottimizzare, no? Perché oggi il contenuto, soprattutto sui social media, è la creatività, cioè la creatività del contenuto. Non va bene uno, anche nelle campagne pubblicitarie ne possiamo creare a velocità assoluta un altro. Quindi la variabilità del contenuto oggi diventa veramente importante per competere in una guerra di contenuti che sono veramente tantissimi. E poi creare anche una narrazione a 360 gradi. Secondo me questo è un aspetto che non va sottovalutato, perché cioè, non è soltanto il prodotto che deve emergere, in questo caso l'abito, perché l'abito porta con sé in genere tutta una serie di valori, no? Oppure di narrazioni che comunque sempre all'interno di un contesto che vi ho appena mostrato, dove ci sono tanti contenuti, quello che emergerà rispetto agli altri è quello che riesce a creare poi una narrazione, una storia all'interno del prodotto, proprio perché il prodotto percepisce anche più valore, cioè non è soltanto mostrare il vestito e stop, ok? Sì. Adesso Vai, vi vai. voglio mostrare
alcuni esempi di tutto quello che vi ho Ora detto. si entra un po' nella ciccia, come si dice dalle nostre parti. Allora, questa qui l'avete già visto perché Valerio ve l'ha fatto vedere. Allora, questo era l'abito iniziale da cui Valerio poi è partito a fare le sue rappresentazioni. Qui l'ambientazione noi non l'abbiamo studiata, ovviamente. Chiara Boni è un brand italiano dove praticamente realizza questi capi d'abbigliamento che sono fatti peraltro con una sola fibra, che sono comunque la sua narrazione è quella di creare una donna, cioè un abito per una donna indipendente ma anche funzionale. Infatti questo prodotto secondo me lo rappresenta benissimo la questione. E poi siccome è un prodotto di alta moda, diciamo, l'ambientazione un po' rispecchia, diciamo, anche il valore che si vuole comunicare. Ecco, questo poi secondo me l'ambientazione diventa fondamentale per comunicare anche questi aspetti di non poco conto. Il fatto appunto di poterli ricostruire così con semplicità ci danno veramente un valore aggiunto. Quindi ora da questo vi mostro come poi ho animato attraverso un video, diciamo, queste foto. Io non sento la Wow. musica, voi la sentite? Sì, Sì, noi sì, si sente la musica. Allora, questo è un video piccolino che abbiamo fatto appunto come test e come vedete c'è la rappresentazione del vestito è molto, diciamo, simile a quello originale, proprio, io direi quasi uguale, non so se notate delle differenze, però insomma anche ovviamente le foto qui sono fondamentali per mantenere la coerenza poi anche nel video, però vi invito a vederle meglio perché appunto la coerenza è veramente impressionante. In questo caso noi cioè da una semplice foto, tre foto, che poi insomma c'è anche quella parte laterale e di spalle dell'abito, siamo riusciti a creare qualcosa che secondo me per farlo nel reale ci vuole veramente un investimento assai maggiore di quello che abbiamo utilizzato io e Valerio. Mentre qui, come vi dicevo, ora parte il video, ve lo racconto in anteprima, la storia di un brand, dicevo, Juanette, se parli mentre va il video si sente l'audio del video e te che No, parli insieme. io ho tolto l'audio al video così che sentiamo lei. Ah, ecco. Perché se no Dicevo, tutte e due non si capisce quello che dici tu. Sì, dicevo che, come vi dicevo all'inizio, come dicevo prima, la narrazione di un brand non è soltanto far vedere il prodotto, no? Però diciamo l'intelligenza artificiale secondo me può essere utilizzata benissimo anche per narrare un pochino la storia del brand. Io qui ho ipotizzato e mi sono ispirata da Cucinelli, visto che prima Valerio ha mostrato uno dei capi d'abbigliamento. Quando ho fatto delle ricerche, lui ovviamente vende abiti che produce con il cashmere e io mi sono andata a studiare un pochino come vengono, diciamo, realizzati questi capi d'abbigliamento. E allora da lì ho creato un video che parla, insomma, di come l'abito, di come viene raccolto il cashmere. Questo è un esempio di come appunto i video dell'intelligenza artificiale ci consentono una narrazione davvero a 360 gradi, perché non è soltanto il prodotto, ma anche come questo prodotto viene realizzato, la parte dei tessuti, ad esempio oggi si parla tantissimo di sostenibilità, ci sono questi brand che sono attentissimi, tra cui Cucinelli, uno di questi a come vengono utilizzati, dove vengono raccolti, come vengono prodotti tutti i processi, insomma, per realizzare i capi d'abbigliamento e siano attenti alla sostenibilità ambientale. Quindi ho realizzato, ad esempio, questo video, adesso vi mostro, per raccontare uno storytelling di come il cashmere viene realizzato. Ovviamente non è fedele al 100% perché comunque è dimostrativo, però per rendervi l'idea di quello che può riuscire a fare l'intelligenza artificiale. Ve lo mostro. È ambientato nell'Himalaya.
pettinatura che viene durante il periodo di primavera, poi viene lavato il cashmere, Scusa, fermalo poi un viene attimo, essiccato. fermati un attimo, perché su questo ho proprio una domanda da... Aspetta, non riesco a No, stopparlo. allora te la faccio dopo. No, è andato indietro. Stoppato. Allora, io ho questa domanda qua, aspetta, ti vedi te? Ci vedi? Ora sì. Vabbè, te la faccio perché magari fa ripartire. Ognuna di queste clip che noi abbiamo visto non è stata girata, cioè è intelligenza artificiale. Anche la persona prima, diciamo l'environment del paesino nell'Himalaya dove si vedeva il signore che accarezzava, la capra di Kashmir, piuttosto che quello che prendeva quello lì è tutto intelligenza artificiale? Allora sì, io ovviamente mi sono andata a studiare un pochino il processo di creazione il processo proprio di estrazione del cashmere, quindi c'è la pettinatura, ci sono tutte queste cose, e poi quindi ho montato Lo conosco questo molto. video, mi sono fatta tutte le foto prima, che io ho usato Leonardo, comunque Ideogramma, poi dopo sono andata a questo, l'ho fatto completamente con Sora, questo video qui, ma tutto Okay, quello che vedete sì, è realizzato l'intelligenza artificiale e c'ha un realismo enorme, come vedete. pazzesco. Impressionante, veramente. Anche la musica l'ho realizzata con Suno. Dovevi andare avanti ora su questa clip? Posso dire una cosa? Sì. A parte Certo. sottolineare l'immensa bravura di Janet, che ha una capacità di rendere i video, veramente ha una capacità di storytelling fuori dal comune, e farei notare a chi dice, a chi diciamo sottolinea i limiti dell'intelligenza artificiale, che come hai fatto molto bene a fare quella domanda di prima, Janet, perché questo video, se noi lo avessimo visto in un contesto di cortometraggi, non avremmo potuto mai capire che fosse stato realizzato con l'intelligenza artificiale. Un particolare, quello delle mani. Se voi guardate in questo video, in tutti i casi in cui ci sono mani che lavorano, che fanno, sono perfette. Quella era una delle più grandi pecche dell'intelligenza artificiale generativa, sia a livello di Bravo, immagini che di video. bravo, Faceva le aveva famose tutte le mani dita. no? Ecco, se voi riguardate il video, le mani che si articolano nei lavori manuali sono perfette. Quindi il punto è questo: bisogna rendersi conto che questa tecnologia non è il futuro, è il presente. Se ci si lascia sfuggire questo tipo di occasione e si perde questo treno, quando poi ne passerà quello dopo, che è ancora più avanti di questo, recuperare il terreno sarà praticamente impossibile. Quindi non bisogna avere paura di queste cose, bisogna avere curiosità. Io mi ripeto quello che ho detto l'altra volta: la curiosità deve guidare le persone, non la paura, perché tanto queste cose già ci sono, cioè non è arriveranno, no, sono già qui. Quindi se prima si prende coscienza di questo, e questo vale sia come utenti, fruitori, ma soprattutto come imprenditori, perché chi ha un'attività e ignora questo progresso sta perdendo delle occasioni che difficilmente riuscirà a recuperare, e chi invece le sfrutterà, e vi posso dire che fuori dal territorio nazionale tantissime aziende stanno lavorando già con l'intelligenza artificiale, non voglio fare nomi perché non sarebbe giusto, però ci sono tantissime aziende anche nel campo del fashion design che stanno facendo uso dell'intelligenza dichiarato, cioè lo dicono. Una molto famosa
spagnola, senza fare nomi, ha addirittura un comparto interno che ha sviluppato un'intera campagna, quella dell'abbigliamento per gli adolescenti, utilizzando l'intelligenza artificiale, e lo ha dichiarato, lo stanno già facendo. Cioè parliamo dalla scorsa estate, quindi non è il futuro, è il presente. Noi oggi qui stiamo parlando di una cosa che non è il futuro, è il presente. Bisogna solo prendere coscienza di questo. Sì, cioè è cambiato il paradigma. Infatti la paura viene perché uno pensa che è l'intelligenza artificiale che fa. Adesso io sto per fare una domanda a Janet e quindi anche a te, dove si capisce che non è così. Il diciamo, il preambolo è che non è qualcosa che fa al posto tuo, ma è uno strumento estremamente evoluto e sofisticato, per cui il tuo competitor, qualsiasi lavoro tu faccia, se la sa usare ha un enorme vantaggio competitivo. Quindi il problema non è quando, è che sicuramente se non lo fai perdi. La domanda è questa: ho provato a usare Sora ovviamente a livello molto dilettantistico, perché cioè io faccio, diciamo, contenuti soltanto per la mia agenzia, seguendo la community di cui voi anche fate parte, di cui Valerio è un mentore. Però ho notato una cosa che m'ha impressionato quando ho visto i video, oltre al fatto che, cioè, siamo molto avanti, no, cioè la definizione delle mani, che le dita erano 5 e che erano tutte a posto, no, poi io le capre di Kashmir le conosco, ci ho fatto anche qualche contenuto sopra, per cui ho presente, no, diciamo le barriere che uno potrebbe avere nello storytelling, che anche te dicevi, no, che è sempre importante. Ma m'ha colpito però vedere che i processi produttivi di cui hai sostanzialmente narrato con quelle clip, sono molto verosimili. Mentre per esempio io settimana scorsa ero in giro fra Austria e Svizzera, a un certo punto ho provato a fare delle B-roll dentro un reel che dovevo pubblicare, no, quindi diciamo dei momenti di video che narrano quello di cui uno parla, no, ehm, però poi l'ho usato Sora, gli ho dato il prompt, me lo son fatto fare per bene dalla mia AI che ho istruito, bla bla bla, quindi sa di cosa parliamo, eccetera, eccetera, ma è difficilissimo, cioè non è vero che se te prendi, ci provi e lo fai. Io per ottenere quel poco, perché comunque Valerio, si può dire che in un anno un po' di passi avanti l'ho fatti, Valerio lo sa, no, io mi sono sbattuto di brutto. È bellissimo, è interessantissimo, però dietro c'è proprio un lavoro da professionista. Devo dire, Janet, che è impressionante, perché io che ho presente la cosa impressionante, Valerio, lo dico perché se lei l'ha studiato, lo sa già, ma il problema del Kashmir è che per fare una manciata di materia prima da cui te poi ci tiri fuori il filato, cioè ci vuole tantissimo materiale e una capra ne fa veramente poco. Ora, magari dopo vi dico anche in un altro momento quanto, perché quando ti dico la quantità fa impressione. Quindi se non conosci il B-roll non te lo fa. Quindi lì capisco che Janet deve aver fatto, infatti l'ha detto, ho studiato i processi, perché sì. il problema nasce quando sul piano del prompt engineering, quando lei va a dare il comando, deve darglielo in un modo molto professionale. Ho finito, ci ho messo un quarto d'ora, ma m'ha fatto veramente Allora, impressione. io penso questo, che questi strumenti di intelligenza artificiale già nel giro di 2 mesi sono cambiati e diventeranno sempre più accessibili. Cioè, uno dei problemi principali, ad esempio, di cui ne parlo spesso con Valerio, ad esempio, è la coerenza del personaggio messo in pose diverse, perché io sto realizzando una mia, diciamo, un mio progettino personale dove ci sono 5 personaggi che parlano fra di loro, quindi io ho bisogno che questi personaggi si vedano insieme di spalle, perché altrimenti mi sono resa conto costruendo questi video che se no c'è un'inquadratura statica di la stessa persona che parla
e dopo che lo vedi 3 minuti l'occhio si è stancato, quindi ci vogliono anche altre competenze, secondo me, tipo quello da regista proprio, cioè le tecniche della telecamera, ci vogliono tanti accorgimenti, quindi è vero che saranno sempre più semplici questi strumenti, che te la coerenza magari la raggiungi prima, oggi da poco ad esempio c'è questo tool di Gemini che è Google Studio, che praticamente ci consente di creare da una foto il personaggio da angolazioni diverse in maniera semplice. Io prima per fare questa cosa qui usavo soltanto Kling AI e gli chiedevo ruota la telecamera a 360 gradi, in modo che io ho il frame per avere il personaggio di lato, dietro, su, che poi dopo lo utilizzavo per fare la scena successiva. Insomma, ci sono tantissimi accorgimenti da avere per fare un video, non basta semplicemente mettere una foto e animarla, ma non è solo quello che appunto cercavo anche di far emergere, no? Raccontando un po' i dati, il coinvolgimento e il fatto di avere una narrazione a 360 gradi, no? Dove appunto si raccontano le storie, ad esempio gli utenti hanno bisogno di essere coinvolti in qualche modo attraverso le storie. Io per dire questa qui del Kashmir mi è piaciuta tantissimo proprio perché va a raccontare, cioè il filato del Kashmir ha una lunghissima storia molto affascinante, no? Quindi può essere veramente un video coinvolgente che altrimenti non potresti fare, cioè dovresti andare all'Himalaya, che mi piacerebbe tantissimo. Io anche per fare i luoghi dell'Himalaya mi sono veramente emozionata tantissimo perché sono bellissimi, cercando di rappresentarli poi in maniera fedele. Quindi sarà più semplice realizzarli, però se dietro non hai diciamo chiari alcuni concetti o quello che vuoi comunicare, non potrai avere dei buoni risultati, assolutamente, questo sì. Comunque, prima che tu vada avanti un attimo, hai detto un'altra cosa. Io faccio quello che fa gli snodi, ok? Ditemi se Valerio, ma insomma, io mi sembra di aver capito, parlo perché vedo che c'è qualcuno ci sta seguendo e so che non sono ancora meno esperti di me, ok? C'è un'altra questione che rompe l'ideologia con cui si guarda questo tipo di processi di produzione dei contenuti. Madonna, ho detto una cosa meravigliosa. Cioè, è vero che, per esempio, strumenti come Sora ti fanno fare dei video, però c'è un problema, oltre a quello del prompting, che te devi sapere che cosa vuol dire un'inquadratura, come si fa a raccontare una storia con il cambio di camera, no? Con il cambio di scenario. Queste sono cose che rendono più facile il processo produttivo per chi è un addetto ai lavori. Ok? Per cui per lui, per un regista da il livello diciamo di jingles per le aziende, piccole e medie aziende, a quello che fa grande cinema hollywoodiano, no? Ricordo a tutti che una delle ultime serie TV prodotte dalla Marvel, quindi Disney, aveva una sigla che era fatta con intelligenza artificiale e si parla di 2 anni, 1 anno e mezzo fa, infatti si vedeva e c'è stato un sacco di polemica, però fu molto interessante, no? Perché non è che te gli dice la macchina fammelo, se non sai cosa vuol dire che quella cosa lì è fatta bene, anche se sai fare un prompt fatto bene, non riesci ad apprezzare la differenza che c'è fra una clip e l'altra. Per cui ancora torno a dire, non è vero che non c'è dietro un lavoro, c'è dietro un lavoro di grande professionalità in cui il professionista che utilizza lo strumento ha un vantaggio competitivo. Chi non lo utilizza, anche se è un grande professionista, ha uno svantaggio competitivo. Dico bene o dico giusto? Si dice a Pra. Sì, Dennis, io ribadisco quello che ho detto anche la scorsa volta e tu hai fatto un passaggio essenziale qui, cioè il passaggio delle competenze. Allora, faccio un esempio banale per agganciarmi al tuo... Allora, oggi, tranne in rari casi, nell'ambito tessile si cuce a macchina, immagino, no? Cioè non stanno lì, tranne i rari casi in cui ancora stanno lì con la... però nella Si maggior produce parte... con le macchine, sì, ok. Sì, mettiamola qui adesso, non è il mio settore, si vede, quindi io dico si cucirà a macchina, ok? Allora sarebbe come dire no, solo il cucito a mano è il vero cucito, chi cuce a macchina non è vero cucito, quello... E qui siamo nello stesso discorso, cioè non è che è la macchina il tool che fa da solo, perché chi sta dietro la macchina da cucire, come chi sta dietro all'ago a mano, è quello che ha l'expertise, è quello che ha il know-how. Non è che la macchina cuce da sola o la mano
cuce da sola, non è che il tool elabora da solo e il software elabora. Chi sta dietro al tool è quello che fa la differenza, e lì entra la professionalità. Cioè, io ho fatto, ripeto, non è un webinar tecnico questo, no? Però io sono un grande appassionato di fotografia, non sono un fotografo professionale, ma quindi ho anche un background di fotografia, se non altro di tecnica fotografica. Ho iniziato ad usare Midjourney, anche se non è l'oggetto, però cerco di far capire, no? Midjourney dalla prima ora. Ora, Midjourney è il tool text to image o image to image più complesso che esista attualmente. Perché? Perché, come hai detto tu prima, non basta dargli un prompt, perché lui con un prompt qualsiasi fa qualsiasi cosa, ma devi essere ultra dettagliato, ha una quantità di parametri impressionanti, ed è per questo che viene usato da una nicchia, tra virgolette, ristretta di creator, tant'è che Midjourney, se ci fate caso, è uno dei pochissimi tools, e non l'unico, che non fa advertising. Cioè, voi potrete vedere advertising sponsorizzate di Leonardo, ma non le vedete, perché Midjourney, detto io, mi dirigo al target di professionisti esperti in materia, o quelli che vogliono imparare con un background professionale importante a usare il mio strumento, punto. Ad oggi Midjourney ha 15 milioni di utenti, quindi non siamo tanto pochi, okay? Paganti, perché poi ci sono quelli gratuiti che non vengono considerati. Ora, il punto, e non costa neanche tanto poco, il punto qual è? Il punto è che per poter usare uno strumento tu devi avere il background professionale dietro quello strumento. Ora, io ho fatto vedere Chimera che realizza il try-on, cioè la possibilità di mettere il capo, però se fossi entrato nel dettaglio del prompt che ho usato dentro Chimera, voi avreste visto tutta la definizione della posa, quindi che tipo di posa è, full body, mid pose, close up, che tipo di lente ho usato, che tipo di pellicola ho usato, che tipo di macchina fotografica ho usato, che tipo di messa a fuoco ho usato. Cioè lì dentro a quel prompt c'è una marea di roba. Se io mi metto a fare un webinar su questo, siamo 6 ore e io vi spiego come si fa un prompt fotografico, ma non è questo l'oggetto. L'oggetto è far capire a chi è del settore o a chi è appassionato di questo settore che oggi ci sono degli strumenti che, avendo le conoscenze o facendoli gestire a chi ha le conoscenze, infatti prima ho detto ci sono grandi brand che al proprio interno hanno dei comparti di professionisti come me e Janet che fanno questo, ma perché sono professionisti di quella cosa, e che oltre agli strumenti che hanno usato fino ad oggi, Photoshop, eccetera, 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 utilizzano i tool di intelligenza artificiale, che però rispetto ai vecchi tool ti danno delle opzioni che prima non avevi. Io prima con Photoshop, se avessi voluto fare quello che vi ho fatto vedere, ci avrei messo una settimana e non sarei riuscito a farlo uguale, perché dovevo trovare la foto di un modello, modificare il capo, scontornandole, adattargliela, e non sarebbe mai venuta come quello che vi ho fatto vedere. E considerate che quel lavoro lì non è un lavoro che, come dico citando un cartone dei miei tempi, tu schiacci il pulsante magico e lui diventa l'ipergalattico, no? Cioè quello è un tool che comunque richiede ore di lavoro, non è una cosa che butti dentro, vai, fatto, 5 minuti è andata, no. Servono comunque delle ore di lavoro che diventano giorni di lavoro se tu non sai dove stai mettendo le mani. Io non sono un meccanico, se alzo il cofano e metto le mani nel motore faccio un macello. Il mio amico meccanico alza il cofano e dice ok, questo e questo, la macchina riparte. Siamo nello stesso identico. Janet prima ha detto una cosa fondamentale, ha detto io ho fatto una ricerca e dalla mia ricerca ho tirato fuori questo video. Esatto. Non è che si è messo lì davanti a Storia e ha detto boh, mo gli dico 4 cose, quindi fa anche lo so perché ci sentiamo, ci confrontiamo su questo, fa delle ricerche anche dal punto di vista, come dicevi tu Dennis, no? Come si fa un'inquadratura, che differenza c'è tra una carrellata, tra uno zoom in, uno zoom out, cioè c'è uno studio dietro, c'è una competenza dietro. Lo scopo di questo web non è insegnare a fare queste cose, è far capire a chi ci guarda, far conoscere più che capire, far conoscere a chi ci guarda che ci sono queste possibilità che però sono già, e come hai detto tu Dennis, non solo sono il presente, ma sono un vantaggio competitivo oggi, ma domani saranno la normalità. È come se io oggi mi mettessi a vendere lo smartphone. Cioè, lo fanno tutti. Se l'avessi fatto 15-20 anni fa sarei stato. E oggi siamo solo che oggi, come ho detto all'inizio, questa tecnologia viaggia alla velocità della luce. Viaggia alla velocità della luce. Io vi ho fatto vedere un tool oggi che 3 mesi fa non esisteva.
No, impressionante, tanto lavoro. Non lo so, io, sono, diciamo colpito da quanto lavoro c'è dietro, perché sia te Valerio che Janet avete fatto capire che non è una cosa semplice, che è una cosa che richiede grande preparazione, ma è una cosa che, per esempio, i vostri competitor, se non fanno, perdono molta strada, no, io lo vedo anche nel mio piccolo, io lo utilizzo come sai Valerio praticamente su qualsiasi cosa, ma anche nel commerciale, e sono partito da un livello molto, no, molto diciamo lento, impreciso, a arrivare a riuscire a avere uno svolgimento dei lavori commerciali, di follow up molto preciso e sempre di più al dettaglio, no, e anche con dei processi che sono quasi automatici, quindi sono molto più veloce di prima. La cosa che mi ha colpito è che da una foto sembra banale, ma da una foto si crea un video. E la foto anche quella nasce da dei parametri che gli dai. Tanto è, questo racconto brevemente un dietro le quinte, le prime immagini che, Janet ci ha proposto, anche per la pubblicizzazione di questo webinar erano bellissime, ma ci siamo anche resi conto che probabilmente dovevamo guardare un po' più, seguire il trend che c'era in questo momento, visto che noi questo webinar lo facevamo soprattutto rivolto al mondo della moda, no, degli stilisti, dei designer e compagnia cantante. La cosa impressionante è che io gli ho detto: "Secondo me Janet a te ti piace questo tipo di", e gli ho mandato un po' di link. E lei quanto ci ha messo Valerio? 5 minuti? 10 vai, 10 addirittura. Ha tirato fuori le modelle che poi avete visto, quelle con la giacchina, no, con il trench, tutto, che è molto come sta andando ora, anche la scelta dei colori, ma ci ha messo 10 minuti e l'ha acchiappate tutte. Ero anche animata dal vestito e devo dire proprio hai colpito al centro dei miei gusti, quindi mi Cioè, sono questo è solo mestiere, non è che son bravo, che lo vedo talmente tanto e che per me è semplice. Come per te è stato semplice, colpire subito il trend. Io sono veramente impressionato, vi ringrazio. Valerio, non mi hai ricordato di fare l'introduzione in inglese per i follower stranieri? Però voglio dire una cosa che si lega perfettamente a quello che hai appena detto. Hai fatto questo esempio Prego. della locandina, no? Allora tu immagina, no? Oggi abbiamo fatto vedere, io parto da un capo, io sono un piccolo medio brand, ho un budget limitato, ho soltanto le foto dei miei prodotti fatte col mio iPhone o con un buono smartphone Android. Come faccio a fare sul mio e-commerce un train on, metterle su un modello, faccio così. Cioè io ti do la possibilità di fare quello che oggi non riusciresti a fare per vari motivi, ok? Per vari motivi economici, logistici, di staff, no? Eccetera, eccetera. Quindi io già oggi ti ho mostrato una cosa che fino, ripeto, a pochi mesi fa era impossibile fare diversamente, se non con il fotografo, eccetera, eccetera. Tu fai un mestiere che stai ancora a monte, cioè l'ho detto anche prima, tu hai addirittura solo il tessuto e io ti ho detto attenzione, perché anche solo con il tessuto e un disegno, non una foto, un disegno anche schematico del tuo capo, possiamo fare la stessa cosa partendo da un passo prima, cioè prendiamo il disegno e il tessuto, li matchiamo, tiriamo fuori una foto tiriamo fuori del prodotto e poi facciamo lo stesso processo. E qui, spoiler, lo vedremo nella prossima puntata. Ma ti dirò un'altra cosa, e questo potrebbe essere un'idea, il webinar è diventato a sua volta un brainstorming, per un altro webinar, cioè una cosa che Janet ha già visto, ci abbiamo fatto pure una piccola prova insieme, cioè tu puoi dare sfogo alla tua creatività con questi tool e creare il tuo capo di abbigliamento. Tu non hai niente, hai solo un'idea, scrivi un prompt e da quel prompt inizi a tirare fuori un capo di abbigliamento. Io l'ho fatto vedere a Janet, ho fatto delle cose io che non sono uno stilista, però mi sono ispirata a diverse cose di vari settori, ho tirato fuori dei capi miei futuribili di abbigliamento, no? Cappotti animalage, gialli, canarino, eccetera, eccetera. Cioè, possiamo andare ancora a monte e dire io non ho idee, sono un fashion designer, sono bloccato.
Ma che mi invento? Mi metto lì e con la mia fantasia creo un prompt anche basilare e mi comincio a creare una base di partenza e da lì dirà, vedi, interessante, questa cosa non l'avevo pensata così, ci sta bene, proviamo a tirare fuori un capo e magari mi metto al tavolo e disegno il capo, ci abbino un tessuto, ci tiro fuori una foto, con quella foto ci tiro fuori uno shooting e poi ci tiro fuori un video. Quindi alla fine hai una catena completa dal brainstorming creativo al prodotto fatto e finito. Questo oggi lo puoi fare non tu direttamente, magari affidandoti a un bravo professionista che ti aiuta a fare questo processo, perché poi chiaramente nel design la creatività è sempre un fatto di gruppo, è sempre la famosa coppia creativa, poi diventa trio, quartetto, quintetto, no? Ognuno mette la sua esperienza. Quindi l'osservazione che tu hai fatto è molto pertinente, cioè si può partire anche soltanto da un'idea e da lì sviluppare. E una volta ho letto una frase bellissima di un creator che parlava di Midjourney, ma si estende a tutta l'intelligenza artificiale generativa. È come avere tutte le macchine fotografiche del mondo, tutte le location del mondo, tutte le tecniche artistiche del mondo in un solo posto. E la tua testa diventa il viatico per un flusso potenzialmente infinito. Quindi abbiamo tirato fuori 2 webinar. Il primo partendo dallo sketch e arrivando al fotografo, e il secondo partiamo col brainstorming creativo. Per cui non vi perdete le prossime puntate. Mi fai schiantare. Allora, io incomincio a avviarmi verso la fine. Ridico brevemente, abbiamo visto come l'intelligenza artificiale può trasformare diciamo il modo in cui creiamo foto e i video nella moda. Le possibilità sono davvero davvero tante e ci saranno altri appuntamenti, informeremo tutti, magari troveremo il modo per farlo. Volevo dirvi che ognuno degli ospiti che ha parlato stasera, quindi Valerio e Janet, li potete trovare su i loro social network, e io in tutte le piattaforme ho condiviso sempre taggandoli o proprio citandoli sia negli eventi che ho diciamo nei riquadri eventi che ho fatto in tutte le piattaforme e in tutte le caption che ho fatto, quindi potete raggiungerli o altrimenti potete scrivere a me direttamente su qualsiasi piattaforma dove io sono presente dappertutto, e quindi potete anche girarmi le domande che io poi girerò a loro e sulle quali probabilmente potremmo anche, diciamo, costruire una risposta con un po' più strutturata, come abbiamo tentato di fare oggi. Nulla, io ragazzi vi ringrazio, è stato veramente interessante, siete una bomba, come si dice dalle mie parti. Vorrei fare un saluto perché ho un po' di, diciamo, di clienti e follower diciamo di lingua non italiana, quindi fra tedesco e inglese, però userò soltanto l'inglese. E quindi so I wanted to thanks all the followers that wanted actually to follow us during this webinar, but it was not possible to have the translation because the RAI, the national TV, they don't want to help us out with the translation. No, I'm kidding. But anyway, I'm for sure gonna go for the translations on YouTube. So you're gonna have the video on my YouTube channel where you're gonna find it. I think it's gonna go for 2-3 days, not more than this. It can be, you know, the beginning of next week's, but anyway, I'm gonna go for the German, for the English, for the whatever you speak, French and so on. So I thank you guys for reaching us here. I hope you enjoyed. Vi saluto tutti, spero che sia piaciuto. Vedo che c'è anche gente della mia organizzazione che ha seguito, che probabilmente avevano le domande, ma non avevamo pensato il Q&A, non c'è più tempo. Mandate le domande e forza Viola, si può dire. Va bene. Ciao a tutti. Dite quello che vuoi. Io sono romano, ma non seguo il calcio. E Janet è esplosa. Lo dico per un amico che so juventino che ci ha seguito. Va bene, io vi abbraccio tutti. Grazie. Alla prossima, ci sentiamo Grazie. poi. Ciao, termino lo streaming. Ciao a tutti.